Ho appena concluso un periodo di 24 ore di silenzio e isolamento. Sono in un ashram in India, sotto alle montagne a circa 3-4 ore da Mumbai, verso l'interno. E, è un'esperienza molto interessante. Certo, non bisogna venire in India per farlo, sono esperienze che esistono anche nella nostra cultura, nei monasteri, nelle pratiche di rafforzamento interiore. E questa è proprio una delle riflessioni che è emersa in questa settimana che ho passato qua, una settimana molto bella, molto intensa, molto interessante, fatta di meditazione, di yoga e appunto di riflessioni interiori che nascono dal silenzio e dall'isolamento, ovviamente con più facilità. Ecco, una prima riflessione è che noi occidentali ci siamo un po' dimenticati la cultura da cui siamo nati, perché in realtà la cultura greca, la cultura latina conteneva questi elementi, conteneva elementi di rafforzamento interiore, conteneva pratiche rituali, conteneva esercizi di rafforzamento che i greci chiamavano melete quando si riferivano alla parte interiore e gimnasia quando si riferivano al fisico. Avevamo tutto, ma ce lo siamo un po' dimenticati. E sorprende un po' come noi occidentali dobbiamo ricorrere, diciamo, agli strumenti di culture molto lontane per ritrovare questa strada. Infatti questi ashram, sì, certo, sono frequentati anche molto da persone locali, ma sono anche molto frequentati da occidentali. E questo non è un giudizio, non è un confronto, è semplicemente un volersi ricordare che anche la nostra cultura aveva questa ricchezza di costruzione dell'individuo e forse ce ne siamo un pochino dimenticati. Una cosa che si è rafforzata tantissimo in me, forse non ce n'era nemmeno bisogno, però si è rafforzata moltissimo in me, è proprio la forza della pratica. Alla fine la pratica è tutto e anche qui in Oriente ovviamente hanno mantenuto un grande rigore nella pratica della meditazione, delle preghiere, delle riflessioni, dei mantra, eccetera, con ovviamente un loro stile, un loro approccio, un loro linguaggio, chiaramente. Noi ce ne siamo dimenticati di tutto questo, insomma, e la distanza che si è creata tra molti di noi e la religione, non voglio entrare nel merito di questo, ognuno è libero di scegliere le strade che vuole ovviamente, ma hanno fatto perdere di significato il suonare delle campane che ci doveva ricordare di determinate cose, non tanto di determinate regole, ma di determinate cose che riguardano noi stessi, che ci dovevano ricordare in qualche modo quali sono i nostri valori, quali sono i nostri principi, qual è lo scopo della nostra esistenza. E credo che forse la cosa più significativa che si evidenzia è che la frenesia della nostra società, il continuare a correre, a produrre, a fare, a pensare, a progettare, ci ha distolto dal fine ultimo di tutto questo, che dovrebbe essere appunto scoprire se stessi. Io sono una persona, molti di voi mi conoscono, una persona molto progettuale, io non riuscirei a vivere senza progetti, senza lavoro, senza creare, senza costruire, però mi rendo anche conto che può diventare una grande trappola se non ti soffermi mai a riflettere su cosa hai costruito, sul perché l'hai costruito, su cosa ti ha spinto a fare le scelte e le azioni che hai effettivamente fatto. Ecco, quindi questo è una cosa su cui riflettere, il tempo da dedicare alla pratica, ai rituali, allo scrivere il diario, al fare un po' di meditazione, al riflettere sul senso della vita, ma senza ansia, senza angoscia, senza pressione di ottimizzare, è semplicemente la scoperta di uno strato più profondo, se vogliamo, della nostra vita che viene appunto dimenticato e coperto da tutta questa frenesia che ci ruota attorno e ovviamente anche la tecnologia di cui tutti noi ormai non possiamo fare a meno, io per primo sono qua a registrare un video, però essere in grado di controllare l'accesso a questa tecnologia, di non esserne completamente succubi, è anche una cosa su cui dovremmo effettivamente riflettere un po' di più. Ecco, quindi sono pronto a ripartire, a rientrare in Europa, poi avrò un altro viaggio, ma diverso per un congresso a Bangkok, sempre tra qualche settimana, ma
ritornerò con più forza, con più motivazione, con più carica per continuare a fare quello che faccio, che è cercare di aiutare le persone, diciamo, a ritrovare un po' il filo conduttore della propria vita, partendo dalla gestione del corpo e arrivando fino appunto alla gestione interiore. E qua aggiungo solo una piccola cosa, ecco, la gestione del corpo che era così forte nella cultura greca, nella cultura latina, qui la vedo meno rappresentata. Sì, certo c'è lo yoga, ma credo che anche lì noi avessimo un'impostazione, diciamo, un po' più solida su quello che riguardava il corpo, cioè che il corpo diventa una palestra per dimostrare effettivamente che sei in grado di gestirti al meglio, no? Quindi le routine che riguardano il corpo non sono soltanto per costruire muscoli, per costruire fiato o flessibilità, ma sono anche per dare una dimostrazione tangibile del fatto che sai costruire qualcosa partendo da te stesso. E, e poi un'ultima cosa è che comunque viaggiare, scoprire nuove culture, mescolarsi con gli altri, stare completamente lontano da qualsiasi forma di privilegio, lusso o comodità, perché il posto dove sono stato è un posto, diciamo, molto semplice per dire poco, condividere gli spazi con gli altri, dormire insieme a altre persone, condividere i bagni, i pasti, tutto eh, ti riporta anche a considerare con grandissima gratitudine tutto quello che abbiamo e le comodità che caratterizzano la vita di molti di noi e che troppo spesso tendiamo a dare per scontati.